L'invecchiamento della pelle si può considerare come un fenomeno molto complesso che coinvolge numerosi fattori, sia esterni che fattori interni. Tra i fattori esterni, uno dei fattori più importanti è l'esposizione ai raggi solari, che soprattutto in questo periodo diventa fondamentale, determinando l'esposizione ai raggi solari quella che noi definiamo essere il fotoinvecchiamento. Oppure può essere determinato, oltre all'esposizione ai raggi solari, anche da particolari condizioni ambientali come l'inquinamento atmosferico, come il fumo, e poi ci sono i fattori intrinseci quali l'età e soprattutto una predisposizione genetica. Quindi il collagene, assumere collagene per un paziente presenta molteplici vantaggi, tra i quali alcuni vogliamo indicarne. Uno, prima di tutto, è l'attività antiossidante, anti-age, anti-invecchiamento. Poi mi preme subito sottolineare la proprietà antipertensiva, cioè qual è il vantaggio praticamente del collagene? Il collagene va a contrastare quelli che sono i fenomeni dell'elastosi, dell'invecchiamento, della perdita di elasticità, così come nella pelle, in corrispondenza della mandibola, del collo intorno agli occhi. L'elasticità si perde in corrispondenza delle arterie, e quindi praticamente assumere il collagene ha notevoli benefici sulla elasticità dei vasi sanguigni, in particolar modo così nel ridurre la pressione arteriosa, ed è il collagene integratore importante per le articolazioni, e noi siamo animali dotati di movimento rispetto alle piante che al posto del collagene hanno la cellulosa che le rende rigide, e loro, una volta proprio piantate in quel posto, grazie all'attività autofagica, cioè quella di trasformare l'energia solare nel legame chimico covalente dei composti del carbonio, ottenendoli proprio in presenza della fotosintesi clorofilliana, l'energia solare permette di collegare il carbonio all'idrogeno, all'ossigeno che arriva dall'acqua, formando i composti del carbonio e quindi gli idrati del carbonio, i carboidrati. E quindi invece nell'uomo noi abbiamo che tutto il nostro corpo, ossa, denti, con i muscoli, tendini, fasce, tutti i nostri organi sono tenuti insieme dal collagene. Non ultimo la pelle, le unghie, i capelli hanno un'importanza fondamentale. I benefici che noi possiamo ottenere a livello di questi tessuti, articolazioni, unghie e capelli da parte dell'assunzione dell'integratore del collagene. Inoltre migliora notevolmente quello che è lo stato di salute della pelle, rallenta tutti i processi di invecchiamento sia naturale legato all'attività, ma soprattutto quei fenomeni di invecchiamento precoce, proteggendoci da quelli che sono i danni provocati dalla luce solare, dall'esposizione ai raggi solari. E fra i più importanti effetti che noi abbiamo quindi sono il miglioramento dell'aspetto della pelle, dei capelli e delle unghie, il fatto che aiuta a ridurre, a far sparire le smagliature e la cellulite, proteggendo e riparando le articolazioni. Inoltre a livello odontoiatrico è importante perché rafforza denti e gengive, aiuta il sistema digestivo, praticamente mediante questa azione di impedire quei fenomeni di gastrite e di reflusso gastrico, e soprattutto della permeabilità intestinale, e riduce le malattie infiammatorie, aumenta il metabolismo e collabora al processo di disintossicazione dell'organismo perché migliora la funzionalità epatica. Ritornando quindi praticamente all'aspetto di questa stagione, cioè l'esposizione dei raggi solari, capiamo bene che tra i fattori proprio esterni più importanti nel determinare l'invecchiamento precoce della pelle abbiamo la fotoesposizione, e praticamente soprattutto se noi esponiamo la nostra pelle a una esposizione ai raggi solari senza un'opportuna protezione. Per questo le radiazioni ultraviolette possono così raggiungere le nostre strutture sottocutanee, cioè sotto l'epidermide, e andare a danneggiarle, causando quel fenomeno chiamato
rugosità della pelle, la formazione non solo di un aumento della rugosità, quelle piccole rughe, ma anche la formazione di rughe profonde con perdita di tono e compattezza della pelle e alterata pigmentazione con la comparsa di molte macchie. E questo è dovuto all'azione sia delle sulle biomolecole della pelle da parte dei raggi ultravioletti, con la formazione dei radicali liberi che raggiungono le strutture extracellulari e quindi tra le strutture extracellulari il collagene, che ricordiamo è il componente principale del tessuto connettivo che si trova proprio nel derma, uno degli strati che formano la pelle, situato fra l'epidermide del derma, e l'epidermide si determina l'epidermide a seguito dell'esposizione dei raggi solari, la pelle determina una perdita di acqua da parte delle cellule tessuti, e siccome la pelle è il tessuto più vasto che noi abbiamo all'interno del nostro organismo, il tegumento è quindi circa 5 metri quadri di superficie, se noi lo andiamo a vedere, è responsabile della percezione della temperatura, delle pressioni, svolge funzioni importanti, e il collagene rappresenta la maggior parte della struttura della pelle. Proprio grazie al collagene la pelle può mantenersi unita e presentare questo aspetto di fermezza ed elasticità. Il collagene dà elasticità, l'elastina dà l'elasticità, il collagene della fermezza, e abbiamo quell'aspetto giovane della pelle. Quindi per mantenere una pelle nutrita, ferma e sana dobbiamo somministrare il collagene, e durante la giovinezza la nostra pelle mantiene queste caratteristiche perché si rigenera continuamente, ottenendo un grande beneficio, mentre quando la pelle incomincia ad invecchiare, l'epidermide, lo strato della pelle, esterno della pelle, si va perdendo struttura, altezza, in un processo conosciuto come elastosi, che è la perdita del collagene. Quindi quando la pelle assume quel fenomeno chiamato elastosi, vuol dire che sta perdendo il collagene, e con questo la persona incomincia a mostrare i segni di invecchiamento, e soprattutto compaiono quelle che sono le rughe, che è un segnale praticamente evidente dell'invecchiamento della pelle. Il modo in cui invecchia la nostra pelle è determinato da vari fattori, appunto proprio l'esposizione ai raggi solari, a quello che abbiamo detto, anche l'inquinamento ambientale, ma soprattutto agli stili di vita. In particolar modo agisce molto una dieta troppo ricca di carboidrati, e in questi meccanismi, diciamo, tra i fattori ambientali, il fotoinvecchiamento è uno di quelli sicuramente che creano i maggiori danni, in buona parte perché questi danni non si vedono subito, immediatamente, da una stagione all'altra, ma è come se il tessuto cutaneo, diciamo, acquisisse una memoria che la manifesta poi non in modo immediato, ma nell'evolversi del successivo dell'età. E quindi praticamente noi è come se consumiamo la nostra pelle oggi esponendo ai raggi solari, ma la manifestazione dell'usura avviene a distanza di anni dall'esposizione ai raggi solari. Il collagene può aiutare a mantenere l'elasticità e un aspetto di pelle sana, contrastando la cellulite e l'aspetto buccia di arancia, e dobbiamo ricordare infatti che il 75% della pelle del derma è costituito da collagene, il quale rappresenta quindi il 90% di tutto il volume cellulare, e quindi per mantenere i suoi livelli di equilibrio di benessere è importante, per la tensione e la fermezza della pelle, assumere questo collagene. E ricordiamo quindi l'esposizione ai raggi solari determina questo fenomeno di invecchiamento, così la mancanza di collagene e l'esposizione ai raggi solari, la componenza praticamente della cellulite, e l'idratazione della pelle deve essere quella corretta, quella che noi andiamo praticamente a manifestare. Un ultimo segnale che dobbiamo prendere in considerazione, che non dobbiamo valutare, oltre ai fenomeni positivi dobbiamo considerare quelli che sono i sintomi che noi possiamo delineare come carenza di collagene, cioè quando noi andiamo incontro a una carenza di collagene, quando incominciamo a perdere i capelli,
quando abbiamo una fragilità sulle unghie, quando abbiamo un peggioramento dell'aspetto della nostra pelle con comparsa di rughe e perdita della fermezza, della stabilità della pelle e della sua elasticità, e una flaccidità che praticamente ha bisogno di più tempo, soprattutto questi tessuti nel processo di rigenerazione e per esempio di cicatrizzazione, scusate, e la comparsa di lividi che avvengono con maggiore facilità. Inoltre nei muscoli abbiamo quelle crisi epilettiche, quei cloni, quelle contrazioni, quei possibili crampi, un peggioramento del recupero muscolare di fronte a degli sforzi fisici. Cioè prima recuperavamo subito, invece il giorno dopo ci sentiamo molto stanchi, come se avessimo sollevato delle montagne. La comparsa di un dolore a livello articolare che è dovuto alla degenerazione della cartilagine, e a livello dei denti la perdita di forza, di struttura del dente legato ai problemi parodontali. Inoltre a livello dei vasi sanguigni una perdita dell'elasticità dei vasi che determina un peggioramento della circolazione sanguigna, generando dolori al petto, occhi secchi, mal di testa, eruzioni cutanee, difficoltà di tipo respiratorio. Per cui possiamo sintetizzare il discorso dicendo che i benefici che noi possiamo ottenere mediante l'assunzione del collagene idrolizzato, il Solugen 5000B prodotto dalla Baby Liner e che si trova nei nostri preparati al 97% di componente proteico uguale, addirittura superiore, diventa fondamentale per tutti quei pazienti che sono affetti da artrite, cioè quella malattia degenerativa della cartilagine che produce dolori e produce la frizione, i rumori fra le ossa e determina una diminuzione della capacità di ammortizzamento articolare, e invece l'assunzione del Solugen 5000B può favorire la rigenerazione del tessuto cartilagineo. L'assunzione del Solugen 5000B è fondamentale nella salute del sistema digestivo, in buona parte grazie all'apporto di glicina che interviene in gestione mediante l'incremento degli acidi grassi. In questo modo digeriamo meglio gli alimenti, evitiamo l'acidità di stomaco e possiamo contrastare il reflusso gastroesofageo. Inoltre a livello intestinale migliora la sindrome dell'intestino permeabile, della malattia infiammatoria intestinale che tende a provocare sempre quel fenomeno notevole chiamato acidità di stomaco. Inoltre migliora sempre grazie alla glicina, praticamente che è l'aminoacido più abbondante nel collagene, quello che è la funzione del sonno, perché è un immunonutriente che supporta la risposta infiammatoria sana promuovendo un sonno profondo e riparatore, praticamente perché è uno stimolatore di certi neurotrasmettitori tipici del sonno. Inoltre svolge una funzione importantissima il collagene nella protezione della pelle, contribuendo alla formazione dell'elastina, e quindi praticamente importante nel mantenimento del tono della pelle e nella composizione un'apparenza giovanile della stessa, aiutando a ridurre le rughe, a diminuire il gonfiore e a lottare contro certi segni di invecchiamento. Inoltre il collagene è fondamentale nel recupero muscolare, offrendo, oltre a una funzionalità strutturale come supporto per tendini e legamenti, è importante soprattutto per gli sportivi che fanno un lavoro fisico intenso nel recupero immediato praticamente del recupero dopo l'allenamento. Inoltre ricordiamo, e tornando al punto di partenza, che il Solugen 5000B, che è un collagene idrolizzato, mostra un'azione benefica nei confronti della pelle già fotodanneggiata grazie alla combinazione dei suoi effetti a livello di vari meccanismi di regolazione del collagene. Infatti, oltre a stimolare i fibroblasti a ricostruire le fibre collagene danneggiate, serve ad inibire le MMPS, le metalloproteinasi di matrice, che vengono attivate dai radicali liberi. Il collagene idrolizzato possiede una significativa azione antiossidante che permette di contribuire ad attenuare l'azione dannosa dei radicali liberi e preservare i sistemi antiossidanti. E ricordiamo che le frazioni più importanti che ci permettono di ottenere questo non è il collagene presente
presente nella carne, nel pesce, nelle uova, ma è praticamente legato a quelle componenti di frazioni peptidiche inferiori ai 2000 Dalton, caratterizzate da una elevata quantità di aminoacidi importanti, come abbiamo detto, glicina, prolina e idrossiprolina e alanina. Quindi noi abbiamo capito bene che il Solugen 5000B ci fornisce tutti questi principi attivi, questi substrati necessari per ottenere una guarigione praticamente del collagene. In particolar modo il collagene che caratterizza il nostro preparato è un collagene tipo 1 in grado praticamente di per l'azione enzimatica di idrolisi spinta enzimatica di permettere praticamente una rigenerazione e una biodisponibilità immediata per il rapido assorbimento a livello intestinale degli stessi. Insomma, stiamo parlando di un prodotto di alta qualità. Spero così di aver portato ulteriori informazioni, di aver fatto capire l'importanza fotoattivante del collagene protettivo contro l'azione fotoattivante, demolitrice dei raggi solari a cui ci esporremo in questa stagione. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver fornito ulteriori informazioni sull'importanza di un'integrazione a base di collagene.